Benvenuti nuovamente nel mio canale. Sfogliamo insieme Burda Style di marzo 2023. Iniziamo subito, ci sono tantissimi modelli molto interessanti, ma non perdiamo tempo, sfogliamolo subito. Abbiamo in questa pagina la giacca che vediamo qua, è la numero 128, le taglie vanno dalla 36 alla 44 e 3 pallini di difficoltà. Ed è una versione chic ed elegante della versione biker. È stata realizzata in tessuto jacquard ed è illuminata dalla passamaneria ricamata che sottolinea le maniche ed è allacciata con zip in tinta. A me sinceramente, devo dire la verità, mi piace moltissimo, solo che gli abiti di sbiechi non mi fanno impazzire. Se anche a te non fanno impazzire, puoi modificare comunque il cartamodello, modificando questa parte, tracciando una perpendicolare e facendola, diciamo, dritta. La puoi mettere anche così, fare così, e lo stesso per quanto riguarda la lunghezza, allungare il cartamodello. Bellissime anche le maniche. Abito numero 120 è favoloso, taglie dalla 34 alla 42, 3 pallini su 4 di difficoltà. Come puoi vedere è veramente bellissimo, adattissimo a chi ha un fisico a clessidra e un fisico a pera, non adatto a chi ha un po' di pancetta, quindi un fisico a mela, perché le arricciature potrebbero enfatizzare la pancetta, la pancina. Il tessuto è leggermente goffrato e all'inserto al punto vita in passamaneria ricamata e rifinita da piccole frange ed è stata realizzata in misto a cotone, quindi tessuti leggeri, estivi, primaverili, ed è veramente molto carino, mi piace tantissimo e mi piacerebbe tanto realizzarlo. Qui abbiamo un abito che è il numero 110, taglia 36-44, 3 pallini su 4 di difficoltà. La linea è comoda ed è vivacizzata da questi dettagli che poi possiamo vedere qui, che è il taglio asimmetrico della scollatura con un motivo di un nodo da questa parte qui, come possiamo vedere. Lo vediamo più da vicino, che quindi dona una freschezza e un tocco di originalità al modello. Qui abbiamo la felpa che è la numero 108, taglie 36-44, 2 pallini su 4 di difficoltà. Allora, questa felpa si rinnova sia nella lunghezza, perché rimane più corta rispetto alle felpe abituali, e ovviamente anche in questo caso, se la preferisci più lunga, la puoi allungare e quindi fare della lunghezza che più preferisci. E poi ha una scollatura a punta, questo mi piace molto, lo possiamo vedere anche qui nel figurino, come è realizzato il cappuccio. È veramente molto bellino, perché è a V la scollatura e si inserisce quindi il cappuccio e le cuciture sono tutte impunturate, sottolineando appunto il raglan delle maniche e la tasca a marsupio. Mi piacerebbe moltissimo farla anche questa con delle modifiche, perché io sono un po' difficile di gusti, ma non solo, io avendo studiato moda e come gli abiti possano aiutarci a sentirci più belle, a vederci più belle, vestirci a seconda del nostro fisico, io lo modificherei in base al mio di fisico, quindi è molto relativo quello che io comunque ti dico nei miei video Sfogliamo Insieme. Qui abbiamo invece una giacca che è la numero 124, le taglie dalla 36 alla 44, 3 pallini su 4 di difficoltà. Ed è un taglio, come vediamo, sportivo, l'abbiamo già vista precedentemente, però qua è stata realizzata in un tessuto diverso, un tessuto sportivo. A seconda della stoffa che utilizziamo per effettuare un certo tipo di modello, cambia comunque tutto. La stoffa è molto importante, ovviamente non possiamo per un certo modello, un determinato modello, utilizzare tutte le stoffe, dobbiamo sempre guardare che stoffe si possono utilizzare con quelle modello particolare, se no ci esce sbagliato. Ecco, qui abbiamo questa bellissima gonna che mi piace tantissimo, anche questa mi piacerebbe farla, è la numero 107, le taglie 36-44, 2 pallini su 4 di difficoltà, ed è realizzata con una baschina tesa sui fianchi che mette in risalto la silhouette e si apre in un'alta balza arricciata che richiama lo stile country romantico. Infatti qui viene indossato con delle scarpe sportive che io sconsiglio a chi ha le gambe corte, mi raccomando, perché di questo tipo di stivaletti va indossato in un certo modo a seconda del tuo fisico. In questo caso devi avere un fisico molto abbastanza longilineo. Questa è veramente molto bella.
Qui abbiamo la giacca, che è la numero 109, taglia 34-42, 3 pallini su 4 di difficoltà. Interpreta super trendy, linea bombata, lunghezza al punto vita, maniche attaccate basse alla ricciatura e maxi tasche applicate. Molto molto bella, anche fatta in jeans, secondo me questa realizzata in jeans, molto bellina, perché in questo caso è stato realizzato in bouclé, che comunque è un tessuto abbastanza sostenuto, e anche un jeans non troppo pesante, secondo me sarebbe adatto. Qui abbiamo questo bellissimo top, che è il numero 122B, taglia 36-44 e ha 3 pallini su 4 di difficoltà. Mi piace tantissimo, anche questo mi piacerebbe farlo. È modellato dal taglio delle maniche, come possiamo vedere qui le maniche sono molto particolari. Si può realizzare anche di 2 tessuti contrastanti, in contrasto, tipo le maniche nere, mentre la maglia per esempio bianca, oppure tessuti in contrasto, oppure in tinta unita. La possiamo vedere anche qui indossata, è veramente molto bella. Ovviamente ha bisogno della cerniera lampo. Qui abbiamo i pantaloni, che sono il numero 125 che vediamo qua, taglia 36-44, 3 pallini su 4 di difficoltà, linea super classica, rimangono dritti un po' sopra la caviglia ed è un taglio classico, diciamo. La giacca camicia, la numero 115, va dalla taglia 36 alla 44, 3 pallini su 4 di difficoltà. Il colletto è con le punte, abbotonatura semplice, taglio squadrato. È stato utilizzato un misto cotone, anche in questo caso si potrebbe utilizzare un jeans non troppo pesante, di media pesantezza. Qui abbiamo una gonna che è super sportiva, c'è anche la scuola di cucito, il modello è fino alla taglia 48 ed è la 112, taglia 36-48 a 2 pallini su 4 di difficoltà, è la variante creativa della gonna jeans, quindi la possiamo anche realizzare in jeans. Ha una bottonatura nel centro davanti con automatici nascosti e un nastro decorativo applicato sul cinturino. Quindi possiamo utilizzare come tessuto un tessuto di cotone bello sostenuto, oppure anche un jeans. La camicia è un modello fino alla taglia 48, appunto va dalla taglia 36 alla 48 ed è una 126A, un modello dalla vestibilità confortevole, quindi adatta un po' a tutti i tipi di fisico, ed è versatile perché possiamo abbinarla in vari modi. In questo caso è stata abbinata a dei pantaloni bellissimi che rimangono un po' larghi, un po' scampanati, fanno risaltare la figura. Qui abbiamo tutta la scuola di cucito della Gonna New Jeans, che vediamo qua, tutte le spiegazioni, mentre qui abbiamo un abito che a me piace moltissimo. Un abito, come vediamo, elegante in questo caso, perché è stato utilizzato un tessuto di raso e paillette, ma volendo possiamo realizzarlo anche di un tessuto diciamo più frivolo, meno elegante, e quindi da poter mettere tranquillamente tutti i giorni. L'abito è il 102, taglia dalla 36 alla 44 e ha 2 pallini su 4 di difficoltà. Elegante, raffinato, con queste strisce, diciamo, che illuminano l'abito intrecciate. Lo scollo è a punta, quindi tende ad allungare il collo e la figura, ed è veramente molto molto elegante, ma nello stesso tempo, a seconda del tessuto che utilizziamo, può essere utilizzato anche per altre occasioni, oltre che occasioni importanti. Qui invece abbiamo un abito, il 117, taglia 36-44 a 3 pallini su 4 di difficoltà, e questo è un modello molto semplice, molto più semplice rispetto al precedente. Lo vediamo qui nel dettaglio. L'abito in cadì, candido, definito da taglio incrociato, dal corpino e dalle piccole pence oblique che modellano la gonna, come vediamo qui nel figurino. È veramente molto molto bello. La versione della gonna che abbiamo visto prima, la 113, che arriva fino alla taglia 48, quindi dalla 36 alla 48 a 2 pallini su 4 di difficoltà, è stato realizzato in ecopelle metallizzata. Mi piace tantissimo, io adoro tutte le gonne in ecopelle. Ovviamente utilizza delle ecopelle molto morbide, ha un taglio sportivo, quindi può essere utilizzato a seconda, come dico sempre, della stoffa, ma anche in questo caso può essere utilizzato sia con degli accessori sportivi che degli accessori un pochettino più elegantini. Il top che abbiamo visto prima, in questo caso lo vediamo, il 122A, taglia 36-44 a 3 pallini su 4 di difficoltà. In questo caso è stato realizzato con un tessuto di paillette. Quindi, come possiamo vedere, cambia completamente a seconda del tessuto che utilizziamo.
Il taglio manica è obliquo, come possiamo vedere qua il taglio manica è obliquo, molto elegante in questo caso e chic. Spolverino 114 taglia 36-44 a 3 pallini su 4 di difficoltà, effetto stropicciato per lo spolverino in nylon argentato, la linea è semplice, sportiva, informale, però il look è decisamente fashion. In più il tessuto è impermeabile e qualche goccia di pioggia non lo spaventa, quindi è un capo super versatile che ci può essere utile nei giorni di pioggia e in cui vogliamo comunque mantenere la nostra femminilità e glamour. Il top numero 121 taglia 34-42 a 3 pallini su 4 di difficoltà è un capo che può essere utilizzato sia da giorno che da sera. È il top metallizzato con un'elegante baschina che si appoggia appena sui fianchi. Può essere diciamo utilizzato sotto un blazer classico e indossato anche in ufficio, mentre con un pantalone palazzo è perfetto per una serata glam. Molto bello. Qui abbiamo la versione della camicia 126B taglia 36-48 a 3 pallini su 4 di difficoltà che abbiamo visto prima. In questo caso è stato utilizzato sempre un modello ampio e morbido, è stato realizzato in seta metallizzata ed è un vero non passa inosservato e il modello arriva fino alla taglia 48. Qui invece abbiamo una maglia che mi piace tantissimo, sapete che io adoro le maglie soprattutto se hanno questi inserti, questi incroci, diciamo queste particolarità, è la numero 116 taglia 36-44 2 pallini su 4 di difficoltà. Di originale ovviamente lo vediamo da subito, è questa originale scollatura ispirata agli anni 60. È stato realizzato in jersey di lamè, il motivo a nastro è incrociato ed è fermato sul dietro con bottoni automatici. Veramente bellissimo, mi piace davvero tantissimo, anche questo mi piacerebbe realizzarlo. Qui abbiamo un pantalone 123 taglia 36-44 2 pallini su 4 di difficoltà e il modello fino alla taglia 48. Sono eleganti ma anche facili da indossare e da abbinare, hanno una silhouette snella, come possiamo vedere sono larghi nel fondo e hanno spacchi laterali sovrapposti. Giacca numero 104 taglia 36-44 a 3 pallini su 4 di difficoltà, è una giacca sportiva realizzata in tela e caratterizzata da tasche applicate e alle alette a punta inserite negli sproni. Questo chiaramente lo possiamo realizzare anche in altri tessuti, sempre un po' sostenuti, quindi misto cotone come è stato realizzato in questo caso, ma anche volendo anche in jeans, in un jeans di media pesantezza. Carinissima la 118 taglia 36-48 a 2 pallini su 4 di difficoltà. Il modello è incrociato, io adoro questi modelli incrociati, quindi rimane leggermente corto ed è stato realizzato in jersey. E la lunga fusciacca può essere allacciata con un bel fiocco, con un nodo sia sul davanti che sulla parte del dietro. Gonna meravigliosa, la numero 106, le taglie 36-44 2 pallini su 4 di difficoltà, ha una linea midi, secondo me va super bene indossata con gli stivali ed è mossa da un ricco drappeggio sui fianchi e dagli alti spacchi laterali. Vediamo qui il modello. Molto bello, sì, mi piace tantissimo, questo è adatto a chi ha un fisico a clessidra, un fisico a pera. Il modello di questa maglia l'abbiamo già vista, la numero 111 taglia dalla 36 alla 44, ha 3 pallini su 4 di difficoltà e abbiamo visto che la particolarità di questa maglia sono appunto questo scollo che è tagliato e poi ha un incrocio, una sorta di taglio obliquo e poi le maniche corte arricciate e questo che la rende proprio originale. E questo intreccio, diciamo, che vediamo qua. Qui la vediamo meglio in tutta la sua beltà. Qui è stato abbinato alla gonna che abbiamo visto prima. Qui abbiamo un altro modello di blouson antivento, la numero 119 taglia 36-44 a 3 pallini su 4 di difficoltà e qua dice che è un jolly da portare sempre con sé per ogni evenienza, in nylon, impermeabile, il colletto rialzato con zip e pratica tasca, marsupio e culisse regolabili all'orlo. Veramente molto carino il modello. Lo possiamo vedere anche qui. Qui abbiamo un abito numero 103 taglia 36-44 a 3 pallini su 4 di difficoltà, è un abito country romantico, è un must che anticipa la primavera come qui dice, è il classico abito che a me piace tantissimo come è stato abbinato in questo caso con gli stivali, ma va bene anche con delle scarpe più eleganti a seconda di quello, insomma, dell'occasione in cui dobbiamo e vogliamo indossarlo.
è arricciato in vita e ha un piccolo sprone triangolare alla scollatura, come possiamo vedere qui nel figurino. Qua abbiamo un modello che arriva fino alla taglia 48, è la numero 127, taglia dalla 36 alla 48, appunto è un pallino di difficoltà, quindi è un modello easy, un modello facile. Allungandolo, secondo il mio modesto parere, si potrebbe fare anche un copricostume per l'estate, quindi uno stesso modello modificato può essere utilizzato per un'occasione piuttosto che un altro. E questo è stato realizzato in maglina, si confeziona facilmente in poche ore e si adatta a tutte le silhouette, quindi è anche carino come io ci ho visto proprio un copricostume, anche molto molto carino. In questa pagina invece abbiamo questi bellissimi pantaloni che sono il numero 105, taglia dalla 36 alla 44, a 3 pallini su 4 di difficoltà, sportivi ma anche femminili. Come vediamo rimangono lunghi, vabbè, poi noi li possiamo modificare a seconda del nostro fisico, altezza. Sono molto particolari perché, come vediamo qui, hanno delle impunture decorative, sono a vita alta, quindi soprattutto doneranno a un fisico, a clessidra, un fisico a pera, ampie tasche nei fianchi che chiaramente possiamo mettere o non mettere. Io per esempio non le metterei perché non mi piacciono le tasche. Impunture decorative in tutta la gamba, e le impunture decorative a me piacciono tantissimo. Si possono fare le impunture anche a contrasto con la stoffa che utilizziamo. Qui troviamo questo bellissimo abito che è il numero 101, taglia dalla 36 alla 44, 3 pallini su 4 di difficoltà. È un abito che sottolinea con eleganza la figura. Il corpino ha un taglio arrotondato con bordi incrociati e la gonna è svasata, le maniche a 3/4 sono arricciate sia alle spalle che ai polsi. Quindi sicuramente ci vorrà un po' di stoffa, un bel po' di stoffa per realizzarlo, però è veramente molto molto carino, sia usato in primavera, per la primavera, anche abbinato a degli stivali, per esempio, o delle scarpe eleganti, ed è un modello scuola di cucito. Qui infatti abbiamo tutto il modello spiegato passo passo, volendo lo possiamo anche fare insieme. Fammi sapere nei commenti se vorresti realizzarlo insieme a me, un modello super spiegato di Burda che piace sempre. E qui abbiamo la storia della giacca smoking, e qui abbiamo appunto la giacca che è la numero 129, va dalla taglia 36 alla 48 e ha 4 pallini di difficoltà. Chiaramente è di difficile realizzazione perché è una giacca smoking, quindi è difficile, e taglio essenziale, revers sono stati realizzati in raso, pattine impeccabili, silhouette definite e maschili. La caratteristica di questo è che sono stati abbinati due tessuti, un tessuto lucido con un tessuto opaco. Ricordiamo che i tessuti possono essere utilizzati a seconda del tessuto nel dritto o nel rovescio, quindi a seconda delle situazioni. Chiaro, come in questo caso, come vediamo, il colletto è più visibile, più risalta nella giacca in generale. I bottoni sono ricoperti, trovi nel mio canale un video su come ricoprire i bottoni sia a mano che con un attrezzo. Qua vediamo il revers. Poi c'è tutta una scuola di tip and tricks, cioè di trucchi di cucito per realizzare le tasche con profilo e pattina, che io non ho mai fatto nel mio canale perché diciamo che è una cucitura un pochettino più avanzata e il mio canale tratta soprattutto di cucito easy, cucito facile e non troppo complicato. Qua abbiamo un'idea molto carina, si chiama il portabicchiere, difficoltà un pallino ovviamente. Tra l'altro qui possiamo modificare e cambiare la catena a nostro piacimento. Io per esempio avevo usato queste catene, le avevo personalizzate un po' tipo Chanel, mettendo all'interno un nastro in pelle, in ecopelle, insomma lo possiamo anche fare noi, e quindi fare di diversi colori, quindi a seconda di come siamo vestite possiamo cambiare la catena, oppure farla dorata, argentata, insomma possiamo personalizzarla. Quindi qua grazie al moschettone la tracolla è facilmente regolabile ed è molto carina come idea. Io bevo tantissimo, quindi quando esco anche a fare le passeggiate è molto utile, quindi io sicuramente me lo farò, e se lo farò un tutorial. Tra l'altro qui c'è tutta la spiegazione, quindi anche facilissimo da realizzare e da trasportare. Possiamo metterci anche la classica bottiglia
per l'acqua quando andiamo a fare magari delle passeggiate e un po' di workout. Per quanto riguarda la felpa, che come possiamo vedere è veramente bellissima, è una felpa con il cappuccio. Questa modella è su Burda Easy 2 2023 che ho girato insieme a te ed è il modello 5B, quindi se non hai ancora comprato il Burda Easy, ricordati che lo trovi in edicola, nei centri commerciali, nei supermercati, oppure online lo puoi ordinare nel sito di Burda ed è veramente facilissimo, molto molto carino. Anche questo io lo farò sicuro al 100% perché è proprio facilissimo da realizzare. Qui invece abbiamo un po' di cucito creativo che non manca mai in Burda ed è il puntaspilli da indossare sul polso ed è veramente molto carino perché lo possiamo personalizzare con le stoffe che più ci piacciono, cioè possiamo utilizzare delle stoffe che abbiamo, dei scampoli di stoffe, e possiamo anche fare dei regalini per le nostre amiche che magari anche loro cuciono, oppure insomma non è importante essere sarta, ma nella cassetta degli attrezzi del cucito non deve mai mancare un puntaspilli e questo è veramente molto utile perché rimane al polso. E anche questo mi piacerebbe farlo, fammi sapere nei commenti se sei interessata. Abbiamo terminato di sfogliare Burda Style 3 2023 di marzo, quindi a me è piaciuto tantissimo, veramente tantissimo, mi sono piaciuti tantissimi modelli. Qua vediamo tutti i modelli, a me sono piaciuti veramente tantissimo. Fammi sapere nei commenti quali sono quelli che ti sono piaciuti di più, se comprerai il giornale e quali ti piacerebbe che io facessi il tutorial. Fammelo sapere in modo tale che magari mi organizzo. Io ti mando un grande bacio, ti invito a iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto e di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e buon cucito sartoriale ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è soprattutto terapia.